La scelta è stata subito quella di fare quasi un prison drama, con la specialità che i detenuti erano Maria Antonietta e Luigi XVI. Uno dei primi momenti in cui mi sono deciso, vabbè, facciamo sta follia, è stato quando ho letto per caso a casa di mio padre un libro sul processo a Luigi XVI e c'erano i documenti, le testimonianze, e alla fine si parlava di questa stanza dove c'era un gruppo di rivoluzionari proprio mentre il corteo portava il re alla ghigliottina e era una stanza triste. E anche la battuta finale del vecchio col cane, e l'ho presa da quel libro, ci fu un rivoluzionario che in questo silenzio, in questo momento disse: io ora sto pensando veramente se ve lo devo dire solo al re che voleva molto bene al mio cane. E io là ho capito che volevo fare il film e che si sarebbe chiuso con questa frase e con questa scena. La scelta è stata subito quella di fare quasi un prison drama, con la specialità che i detenuti erano Maria Antonietta e Luigi XVI. Quindi è chiaro che cioè quando affronti eventi e personaggi così giganteschi storicamente, politicamente, devi scegliere un punto di vista minuscolo, una finestra temporale o spaziale breve e devi sperare che quel tuo racconto illumini qualcosa di più. Quindi è stato un atto dovuto quello necessario di scegliere quel passaggio lì, né i fasti finali di Versailles, né la ghigliottina, la folla e quella roba là che si è vista 1000 volte, anche molto male, e illuminare invece quel passaggio molto poco raccontato anche dai francesi stesso, no? La prigionia prima della morte. Quindi volevo fare una piccola apocalisse, diciamo, quasi privata, carceraria. Qualche storico ha scritto che molto probabilmente, facendo una diagnosi a posteriori, era un Asperger, Luigi XVI. Quindi anche con Guillaume ci siamo molto adagiati. Lui ha frequentato autisti Asperger, insomma, per rubare e rappresentare una personalità più tecnica, più che fare un generico ingenuone, farne uno un po' lontano dalla vita. Mentre Maria Antonietta è sempre stata invece una non così vitale come la Vulgata voleva, però sicuramente anche per contrasto con lui era una che aveva più sete di vita, ma anche in senso normale, non per chissà cosa andare incontro, però lui era particolarmente ricurvato su se stesso e quindi si creava questa scintilla, questa forbice era inevitabile, insomma, tra loro due. Maria Antonietta già da prima di andare carcerata aveva, all'inizio no, però a un certo punto aveva sviluppato una tenerezza e una vicinanza maggiore rispetto ai figli, mentre il padre è sempre stato uno molto attento e affettuoso con i figli, anche perché era un animo così infantile e così non interessato né alla politica né alla cortigianeria che insomma gli veniva molto naturale fare semplicemente il padre. Lei ha avuto bisogno di un tempo in più per diciamo voler bene come una madre ai figli. Io questa cosa l'ho spostata più in avanti all'interno della mia narrazione. Nella verità storica, diciamo, lei si era avvicinata ai figli già quando erano di fatto prigionieri alle Tuileries, però un po' prima che entrassero proprio in prigione. In questo sono un po' ansioso, ma in senso buono, perché poi un film, per quanto lo fai vedere a amici, a quelli che l'hanno fatto e ti dicono che è bello, è un film di cui io sono abbastanza sicuro e contento, senza finte. Però quando lo dai in pasto al pubblico è sempre un altro campionato. Questo lo dico sapendo perfettamente questa cosa. Quindi in questo senso sono curioso, eccitato e ansioso. È la prima volta che vengo a Locarno, quindi questa cosa si amplifica ancora di più. Che ti devo dire? Speriamo bene.